Allora, partiamo subito con il nostro uncinetto 2,5 e facciamo il nostro finto cerchio magico, quindi 4 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella. A questo punto faccio 1, 2, 3 catenelle per alzare il lavoro, carico il filo dentro nel cerchiolino che ho usato. Mi porto dietro anche il codino di avvio, così intanto lo chiudo mentre lavoro e faccio una maglia alta e siamo a 2. Faccio un'altra maglia alta e siamo a 3. A questo punto faccio 1, 2 catenelle di separazione e faccio altre 3 maglie alte dentro all'anellino. Quindi 1, 2 e 3. Quindi questo è un angolo, altre 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte e abbiamo fatto 2 angoli, 3 maglie alte, 2 catenelle e a questo punto chiudo direttamente nella terza catenella che ho fatto di avviamento con una maglia bassissima. A questo punto faccio le mie 3 catenelle e devo lavorare in rilievo davanti, quindi carico il filo, questa qua la salto, la prima maglia alta la salto perché ho fatto le 3 catenelle in corrispondenza, entro dentro e prendo la maglia in questo modo, vedete? L'uncinetto trapassa la maglia in questo modo qua. Vediamo se riesco a mettere a fuoco un po' più vicino. Dovete proprio entrare dentro alla maglia. Carichi il filo, lo fai passare e poi lavori una maglia normale, una maglia alta normale. Stessa cosa in quello successivo. Dentro l'archetto facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte normali e di nuovo riprendi il giro del rilievo davanti, quindi entri in questo modo, carichi il filo e poi lavori una maglia normale, entri, prendi la maglia da sotto, carichi il filo e lavori una maglia alta. Ancora una volta e procediamo così. Siamo nell'archetto, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Di nuovo in costa davanti, in rilievo davanti. 2 e 3. Di nuovo nell'archetto 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. A questo punto entro nella terza catenella che ho fatto per alzare il lavoro e chiudo con una maglia bassissima. Ok, vedete che si sta delineando un po' l'effetto 3D. 3 catenelle, di nuovo lavoro in rilievo davanti tutte le maglie alte che mi trovo. Quindi qua la maglia alta, a parte che negli angoli, è sempre in rilievo davanti. Siamo arrivati nell'angolo, quindi 2 maglie alte,
2 catenelle e 2 maglie alte. Di nuovo ricomincio con il rilievo davanti e faccio tutte le mie maglie alte. Quindi questa è sostanzialmente la lavorazione del corpo della nostra presina. Continuiamo in questo modo fin quando non avremo una misura, avremo raggiunto la misura che desideriamo per la presina, e poi vi farò vedere come fare il gancio. Vedete che dietro si sta formando in questo modo. Proseguiamo così. Ok, una volta che abbiamo fatto la nostra base, vedete, andiamo a fare il gancio. Parto con il mio cappietto e vado a fare 35 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e sono arrivata a 35. Una volta arrivata a 35 prendo una delle punte, insomma, della presina e faccio passare questa specie di cordino che ho fatto. A questo punto chiudo con una maglia bassissima, in questo modo. Scusate, faccio rivedere perché avevo spostato leggermente le mani. Quindi entro nell'ultima catenella e faccio una maglia bassissima, una catenella e poi proseguo facendo maglie alte lungo tutto l'anellino. In questo modo vado a rafforzarlo un po'. Qua è indifferente, se volete potete farlo proprio dentro alla catenella, ma in realtà non è necessario, perché non c'è necessità di avere un punto così preciso, così diciamo più che preciso, così teso, e quindi si può fare tranquillamente entrando proprio dentro l'anello senza entrare nella catenella e facendo la nostra maglia bassa. A me così piace anche di più, perché mi piace molto l'effetto di tutte queste maglie vicine, che sembra quasi una cucitura. Quindi proseguo in questo modo finché non avrò riempito, diciamo, il mio cappietto. Io adesso l'ho fatto di 35 catenelle, ma potete farlo anche più piccolo, è una questione di gusto, potete farlo come volete. Una volta riempito l'anellino, semplicemente andiamo a fare, faccio ancora un paio di punti, andiamo a fare una maglia bassissima nel primo e in questo modo chiudiamo. A questo punto la presina è finita. Vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere neanche un video. Grazie e ciao!